Ciao Survivor! Quante volte ti hanno detto, o hanno detto a me, questa frase? Angelo, se hai il morbo di Crohn, una malattia intestinale, devi mangiare poco e spesso, non fare pasti abbondanti in poco tempo. Ce lo ripetono praticamente da 20 anni, è diventato un dogma. Guai a saltare la colazione, guai a fare il digiuno, perché stressi l'organismo. Bene, e se ti dicessi che questo consiglio che seguiamo religiosamente potrebbe essere l'errore più grande che stiamo commettendo? E se ti dicessi che mangiare di continuo non fa altro che buttare benzina sul fuoco dell'infiammazione? Oggi non ti voglio portare la mia opinione, perché le opinioni valgono zero, ma ti porto questo. Questo è uno studio scientifico appena pubblicato su Gastroenterology, che per chi non lo sapesse è la Bibbia mondiale dei medici del settore. Non è un blog, non è un articolo di giornale, è uno studio clinico gold standard, cioè di massima qualità. E i risultati sono scioccanti. Il digiuno intermittente non solo è sicuro per noi malati di Crohn, ma potrebbe essere una delle armi più potenti per spegnere l'infiammazione e ridurre il grasso viscerale. Io, per chi non lo sapesse, sono Angelo, docente formatore di tecnici sportivi specializzato in personal training e alimentazione sportiva, educatore alimentare, allenatore federale di taekwondo, istruttore di difesa personale e di ginnastica posturale. Lavoro con le evidenze scientifiche e convivo con il morbo di Crohn diagnosticato da poco tempo. Ho una stomia e sono in attesa di iniziare la terapia biologica. In questo video quindi analizziamo insieme i dati che in Italia nessuno ha il coraggio di mostrarti, o magari ancora non si è aggiornato. Partiamo da un concetto semplice che capirebbe anche un bambino. Immagina di avere una caviglia slogata, molto gonfia e infiammata. Cosa fai? Continui a camminarci sopra poco e spesso per tenerla allenata oppure la metti a riposo assoluto per farla sgonfiare? La risposta è ovvia, no? La mettiamo a riposo. E allora perché quando abbiamo un intestino infiammato, ulcerato e pieno di lesioni, come nel mio caso o nel tuo se stai guardando questo video, ci dicono di farci passare il video 5-6 volte al giorno? Ogni volta che mangi attivi la peristalsi, il cibo struscia letteralmente sulle pareti infiammate, produci acidi, enzimi, bile, è un cantiere sempre aperto. In Italia c'è il terrore del digiuno, specialmente in questo periodo. Ti dicono che se non mangi perdi massa magra e che ti stressi. La realtà biochimica è esattamente l'opposto. Quando smetti di mangiare per un lasso di tempo sufficiente, cioè dalle 16 ore in su, il corpo smette di usare energia per digerire e inizia a usare energia per riparare. Si chiama autofagia, si chiama pulizia. E finalmente la scienza ha deciso di testare questa cosa su noi malati di Crohn. Andiamo quindi ai dati. Lo studio è stato condotto dall'Università di Calgary e pubblicato, come dicevo, su Gastroenterology. Hanno preso pazienti adulti con morbo di Crohn in fase di remissione o lieve attività e erano divisi in due gruppi. Il gruppo A mangiava come voleva, cioè il classico modello occidentale. Il gruppo B, il Time Restricted Feeding o TRF, faceva il 16-8, quindi digiunavano per 16 ore e mangiavano tutti in una finestra più piccola di 8 ore. Che cosa si è visto? Cosa è successo dopo poche settimane? Tieniti forte perché i risultati zittiscono qualsiasi nutrizionista vecchia a scuola e soprattutto quelli dei social. Punto primo, il grasso viscerale, il cosiddetto creeping fat. Nel Crohn c'è un fenomeno pericoloso chiamato creeping fat. È grasso viscerale che invece di stare buono si avvolge intorno all'intestino infiammato come una pellicola soffocante. Questo grasso cosa fa? Produce molecole infiammatorie che peggiorano la malattia. Bene, il gruppo che ha fatto il digiuno ha avuto una riduzione significativa di questo grasso viscerale. Quindi, meno grasso viscerale, meno infiammazione locale. Non si tratta di estetica, questa è sopravvivenza. Punto secondo, l'infiammazione sistemica. Hanno misurato i marker nel sangue, come la proteina C reattiva e le citochine infiammatorie. Nel gruppo che mangiava sempre, l'infiammazione tendeva a salire o a restare più o meno stabile. E nel gruppo del digiuno è crollata. L'intestino, lasciato in pace per 16 ore al giorno, ha avuto il tempo di rigenerare la mucosa. Hanno letteralmente spento l'incendio. E attenzione, nessuno ha perso massa muscolare in modo pericoloso. Hanno perso grasso, non muscolo. Quindi la paura del diventi deperito è una bufala. Ora lasciamo i grafici e veniamo alla vita reale, la mia. Voi sapete,
o forse no, comunque io ho un'astomia, una colostomia e attualmente una recidiva attiva. Ho l'infiammazione dell'ultima ansa ileale e del moncone rettale. Sono in attesa di iniziare la terapia biologica appunto perché ho il morbo di Crohn diagnosticato negli ultimi giorni. Teoricamente quindi dovrei essere a letto, gonfio e dolorante e invece mi vedete, qui mi alleno, faccio le mie cose e ho un livello di energia altissimo. Come faccio? Applicando questo studio già da qualche tempo ma portandolo a livello successivo. Infatti io non faccio il 16-8 ma faccio il 19-5 o 18-6. Cioè digiuno per molte più ore e mangio in una finestra più ristretta, che di solito è la sera. Cosa succede al mio corpo? Per tutte queste ore la mia stomia non butta fuori quasi nulla. L'intestino praticamente è completamente a riposo. Non sento dolore, non ho coliche, la pancia è sgonfia e chi ha il Crohn sa bene quanto è difficile non avere la pancia bella gonfia come un pallone. Mi nutro ovviamente con una buona densità nutrizionale nella mia finestra e poi lascio che il GH, che sarebbe l'ormone della crescita, e l'autofagia facciano il loro lavoro notturno. Ma se avessi ascoltato i consigli classici, Angelo mangia un cracker ogni 2 ore, mangiati un frutto per spezzare la fame, oggi sarei probabilmente ricoverato per ostruzione o comunque con dolori lancinanti allo stomaco. Quindi il digiuno intermittente oggi è la mia armatura mentre aspetto di iniziare la mia cura. Concludiamo, cosa ci portiamo a casa oggi? La scienza gold standard conferma che il digiuno intermittente è sicuro e potenzialmente curativo per il Crohn. Riduce il grasso viscerale cattivo e abbassa l'infiammazione. Il riposo intestinale è una terapia, non è una privazione. Ovviamente, e lo dico sempre, non fate gli eroi. Io sono seguito, mi monitoro e soprattutto so cosa faccio. Ora, non iniziare domani a digiunare 20 ore se non sai cosa stai facendo. Magari prendi questo studio, di cui lascerò il link in descrizione, stampalo e portalo al tuo nutrizionista o al tuo gastroenterologo quando ti dice che devi fare 5 passi al giorno. Chiedigli di commentare questi dati. Se soffri di altri amici come la reticolite ulcerosa, il principio del riposo della mucosa comunque vale anche per te. Meno passaggi di cibo, meno infiammazione. Questa è proprio biochimica di base. Noi siamo guerrieri e i guerrieri usano le armi migliori. Oggi la scienza ci ha semplicemente dato un'arma in più. Usiamola. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale perché porto sempre altri contenuti scientifici applicati anche a questa mia nuova realtà che ovviamente sarà anche la tua se guardi questo video. Scrivi nei commenti la tua esperienza. Ti hanno mai obbligato a mangiare poco e spesso? Come ti sentivi? Ti aspetto nei commenti. E come sempre, ci vediamo alla prossima.